Nella notte tra il 3 e il 4 settembre scorsi, la sonda Solar Orbiter ha effettuato il suo terzo flyby nei pressi di Venere, sfruttando la gravità del pianeta per correggere la propria traiettoria in vista del prossimo avvicinamento al Sole, previsto per il 13 ottobre. Durante questo faccia a faccia, il veicolo spaziale si troverà a soli 43 milioni di chilometri dalla superficie solare, una distanza dalla quale non sono mai state realizzate finora immagini della nostra stella. Per saperne di più sulle attività scientifiche di questa missione, abbiamo intervistato Daniel Müller, Project Scientist per Solar Orbiter, presso il centro ESTEC dell'Agenzia Spaziale Europea nei Paesi Bassi. Solar Orbiter is a new mission of international collaboration Solar Orbiter è una nuova European Space missione in Agency collaborazione NASA, internazionale tra and l'Agenzia Solar Orbiter Spaziale will Europea e la address the NASA. question Affronterà of, domande the sull'attività sun's del Sole, sul suo activity, legame con la how it bolla di connects to the plasma che plasma questo bubble soffia that nel the sun mezzo blows into the interstellare e interstellar su medium, come l'attività and how solare solar cambia activity nel changes tempo. over time. The year Il 2022 è un anno Orbiter is a speciale per special Solar one because Orbiter it's the perché è il first primo one in of cui our siamo in piena fase full di science operazioni operations after scientifiche. our Dopo il swing passaggio by ravvicinato Earth della last Terra lo November, scorso we novembre, for the first ci time siamo got avvicinati really molto close al to the Sole sun per la prima inside volta, Mercury's orbit entrando all'interno and took dell'orbita di Mercurio e acquisendo images and immagini data del of the Sole e sun. dati senza And right now precedenti. these data are being sent Attualmente down to questi the dati ground. vengono We are inviati a starting to terra, stiamo analyze iniziando them ad and analizzarli look per at studiarli every nei little minimi detail dettagli and e share the data condividerli with the con la community. comunità. In May we started gallery pages A for maggio the abbiamo mission. lanciato We una had a galleria di press release immagini, and we c'è thought it stato would un be nuovo nice to comunicato accompany all stampa that with e abbiamo deciso di accompagnare il images tutto that con people can immagini look e at and soprattutto download in video various da sfogliare e resolutions, in scaricare a particular diversa movies as well. risoluzione. And these Tutto are now questo ora è available disponibile on su a Flickr, Flickr page, che è un because forum that's su cui a possiamo forum where caricare we e can condividere easily facilmente il upload nuovo new materiale. material La pagina and è share attiva it e with people, and funzionante that e is sarà up and aggiunto running, altro and we'll materiale add nei more mesi a material venire. in the month to come. In the full science phase that we started last Durante la November, fase we have daily scientifica iniziata lo contacts with scorso the novembre spacecraft. siamo in contatto So we quotidianamente uplink con la commands sonda, from caricando our in ESA uplink i ground comandi station attraverso la network rete with di antenne antennas in dell'ESA Spain, che si trovano in South Spagna, Sud America America e and Australia. Australia. Usiamo ogni And volta we use l'antenna the che one riesce a that can vedere see meglio Solar Solar Orbiter Orbiter nel best in the cielo, sky, per dirgli cosa to fare tell it e allo what to stesso do. tempo And at the scaricare same i time, dati we che sono stati download the acquisiti data nei that giorni has been acquired precedenti. over the previous days from the spacecraft. And the speed with which we can do that depends, of course, on the distance. La Right velocità now con we cui are possiamo about fare questo twice dipende the distance ovviamente from dalla Earth to Sun distanza. In away questo periodo from siamo a circa il home, doppio and della that means distanza that we get terra-Sole very da little data casa down. It's roughly e ciò the speed significa of che riceviamo pochissimi dati, all'incirca phone alla modem velocità line. di una linea And telefonica in a few modem. months' time we'll be Tra really pochi close mesi to saremo home, and molto then it vicini, goes to raggiungendo il livello di una almost connessione internet ad alta velocità come quelle che abbiamo a casa, per scaricare tutto il contenuto archiviato nella memoria di bordo in pochi giorni. Nei primi 2 anni della missione Solar Orbiter era ancora nella cosiddetta fase di crociera verso la destinazione finale e abbiamo ottenuto delle misure davvero interessanti dagli strumenti in situ che fanno misure del plasma nei pressi della sonda, ad esempio misure del campo magnetico e delle particelle ad alta energia. Ora nel 2022 siamo nella fase di missione piena a tutti gli effetti, con tutti e 10 gli strumenti operativi e tra i primi risultati entusiasmanti ci sono state le osservazioni di piccolissimi brillamenti sul Sole, che a volte sono stati chiamati falò, che pare si verifichino continuamente ovunque sul Sole e potrebbero avere un ruolo nei processi che portano la corona solare a una temperatura di 1 milione di gradi e oltre. La scoperta di questi minuscoli brillamenti o falò è stata una vera sorpresa per tutti, per il semplice fatto di avvicinarsi. Solar Orbiter ha un fattore di zoom integrato e con il tempo riusciamo a ottenere una risoluzione 3 volte superiore rispetto a qualsiasi telescopio utilizzato finora. Così abbiamo iniziato a vedere cose che prima semplicemente non erano visibili. Una volta rilevate queste caratteristiche così piccole è possibile trovarne alcune anche in altri dati, ma solo sapendo dove cercare.
Dopo il primo passaggio al perielio, ovvero il punto più vicino al Sole, a marzo-aprile del 2022, lo ripeteremo in ottobre, poiché la nostra orbita ha un periodo di circa 6 mesi. Abbiamo pianificato le operazioni per questo periodo e cercheremo di massimizzare la collaborazione con altre missioni e telescopi. Per esempio, c'è un nuovo telescopio alle Hawaii, un telescopio solare ottico di 4 metri. Proveremo a fare osservazioni congiunte, ovvero assicurandoci di prendere i dati alla risoluzione più alta all'ora del giorno in cui il Sole è alto sopra le Hawaii e le condizioni atmosferiche sono buone. Vedremo se funzionerà la prima volta, ma è chiaramente un'opportunità per sfruttare ulteriormente le osservazioni di Solar Orbiter. La collaborazione tra diverse missioni spaziali e strumentazione a terra mette insieme diverse scale, sia spaziali che temporali, e diverse prospettive. Quello che è unico per Solar Orbiter è ovviamente che non guardiamo dalla stessa prospettiva di qualsiasi strumento sulla Terra o nelle vicinanze, quindi possiamo realizzare misure stereoscopiche di aspetti del Sole che si possono osservare, per esempio da satelliti vicini alla Terra, combinati con Solar Orbiter e Parker Solar Probe, che si sta avvicinando ancora di più al Sole, effettuando misurazioni delle particelle. Con il telescopio solare da 4 metri, Inoue Solar Telescope, collaudato proprio in questi giorni, andiamo ad aggiungere essenzialmente un microscopio, poiché questo ha una risoluzione senza precedenti, con uno specchio di 4 metri di diametro che è più grande di qualsiasi telescopio solare che potremmo mai inviare con facilità nello spazio. Ha un campo visivo davvero piccolo sul Sole, ma se ci assicuriamo di guardare la stessa area della superficie solare, possiamo ottenere una risoluzione altissima in quel particolare campo e poi studiarne anche i dintorni con i dati di Solar Orbiter. Uno degli obiettivi chiave di Solar Orbiter è comprendere il legame tra il Sole e la bolla di plasma che lo circonda. Facciamo questo combinando immagini da vari strumenti e le misurazioni delle particelle in situ, in un certo senso quindi mettendo la mano nel vento solare e misurandolo proprio mentre scorre vicino alla sonda. Adesso, con l'aumento dell'attività solare, potremo misurare per la prima volta alcuni eventi che hanno origine dal Sole e tracciare l'intera catena di causa ed effetto dal Sole fino all'eliosfera. Avevamo detto che avremmo fatto questo più di 15 anni fa, quando abbiamo progettato la missione, ma non era affatto chiaro quanto sarebbe stato facile e quanto presto, nel corso della missione, avremmo effettivamente potuto ottenere ciò che ci eravamo prefissati. Poterlo fare a meno di 6 mesi dall'inizio della piena fase scientifica è davvero un risultato eccezionale che siamo felicissimi di poter condividere con la comunità. Attualmente siamo in una fase molto interessante del ciclo di attività di 11 anni del Sole, perché siamo nel periodo crescente dell'attività magnetica. Il Sole era molto tranquillo alcuni anni fa e l'attività sta proprio ora iniziando a riprendere e raggiungerà il massimo intorno al 2025. Quindi la fase della missione principale di Solar Orbiter viene a trovarsi allineata perfettamente con il ciclo di attività del Sole. Adesso iniziamo a vedere una maggiore attività di macchie solari, più brillamenti, più eruzioni, espulsioni di massa coronale, tutti fenomeni che chiaramente si studiano meglio dallo spazio perché possiamo osservare nelle lunghezze d'onda dell'ultravioletto e nei raggi X che non si possono osservare da Terra. La meteorologia spaziale è un argomento di scienza applicata molto rilevante per noi sulla Terra. Noi di Solar Orbiter cerchiamo di far avanzare la conoscenza della meteorologia spaziale attraverso lo studio scientifico. Solar Orbiter non è una missione di monitoraggio del meteo spaziale perché la sua orbita cambia continuamente, ma ci sono periodi in cui si trova in una posizione ideale, a monte del vento solare rispetto alla Terra, come è successo per esempio all'inizio di marzo. Quindi è possibile rilevare il vento solare che colpirà la Terra 2 giorni dopo. In questo caso funge da apripista per possibili missioni future, ad esempio la missione di meteo spaziale Vigil dell'ESA, che speriamo sarà lanciata tra qualche anno e che potrà darci un preavviso sulle tempeste solari che si stanno dirigendo verso di noi.
Una caratteristica unica di Solar Orbiter è che verso la fine della missione potremo vedere le regioni polari del Sole, ritenute molto importanti per comprendere il ciclo di attività magnetica. Questo non accade dall'oggi al domani, dobbiamo volare vicino a Venere per aumentare l'inclinazione della sonda rispetto al piano dell'eclittica. Ogni volta che lo facciamo, la sonda si alza di alcuni gradi ed entro la fine del 2026 avrà raggiunto circa 20 gradi di latitudine. Questo ci permetterà di avere un'ottima visuale sui campi polari del Sole e di immortalarli. Fino ad allora l'inclinazione aumenterà gradualmente, ma è tra circa 4 anni che le cose diventeranno davvero interessanti.